Vi parlo dalla pittoresca vallata di Neanda, nei dintorni di Düsseldorf. Attorno a me si estende un anfrattuoso paesaggio di rocce calcaree. La mia voce risuona contro le pareti sia di caverne naturali, sia di cave aperte dalla mano dell'uomo. Fu durante i lavori di queste cave di pietra che nel 1856 avvenne il ritrovamento d'uno dei più anziani abitatori di questa vallata, stabilitosi qui circa 35.000 anni or sono, l'uomo di Neanderthal. Così per antonomasia si è convenuto di chiamarlo. Sono venuto a Neanderthal appunto per intervistarlo. Il signor Neanda, mi rivolgerò a lui con questo appellativo semplificato durante la nostra intervista. Il signor Neanda, come forse sapete, è di carattere un po' diffidente, anzi scorbutico, data anche l'età avanzata, e sembra che non tenga in gran conto la fama internazionale di cui gode. Ciò nonostante ha cortesemente acconsentito a rispondere ad alcune domande per il nostro programma. Ecco che s'avvicina col suo caratteristico passo un po' dondolante e mi scruta da sotto alla prominente arcata sopraccigliare. Ne approfitto subito per rivolgergli una prima domanda indiscreta che certo corrisponde a una curiosità di molti dei nostri ascoltatori. Signor Neanda, lei s'aspettava di diventare tanto famoso? Voglio dire, per quel che si sa, in vita sua lei non ha mai fatto niente di speciale e tutt'a un tratto si è trovato a essere un personaggio così importante. Come se lo spiega? Te lo dici tu. C'eri tu. Io sì che c'ero lì. Mica tu. D'accordo, lei era qui. Ebbene, le sembra che basti? C'ero già. Questa mi pare un'utile precisazione. Il merito del signor Neanda non sarebbe tanto il semplice fatto d'esserci, ma d'esserci già, d'esserci allora, prima di tanti altri. La priorità è infatti una dote che nessuno vorrà contestare al signor Neanda. Per quanto già prima ancora, come ricerche ulteriori hanno dimostrato, e come lei stesso può confermare, vero signor Neanda, siano segnalate tracce numerose anche ed estese su vari continenti d'esseri umani, proprio già umani. Mio papà. Su fino a 1 milione d'anni prima. Mia nonna. Dunque, la sua priorità, signor Neanda, nessuno può contestarla, ma si tratterebbe di una priorità relativa. Diciamo che lei è il primo... Sempre prima di te. Siamo d'accordo, ma non è questo il punto. Voglio dire che lei è stato il primo a essere creduto il primo di quelli venuti dopo. Te lo credi tu. Prima c'è mio papà. Non soltanto, ma... La nonna. E prima ancora, stia ben attento, signor Neanda. La nonna di sua nonna? No. Come no? L'orso. L'orso? Un antenato totemico. Come avete sentito, il signor Neanda pone a capostipite della sua genealogia l'orso. Certamente l'animale totem che simboleggia il suo clan, la sua famiglia. La tua. Prima c'è l'orso. Dopo l'orso va e si mangia la nonna. Dopo ci sono io, dopo io vado e l'orso io l'ammazzo. Dopo io me lo mangio l'orso. Ecco, permetta un momento che io commenti per i nostri ascoltatori le preziose informazioni che lei ci sta dando, signor Neanda. Prima c'è l'orso. Lei ha detto benissimo, affermando con grande chiarezza la priorità della natura bruta, del mondo biologico che fa da scenario, è vero signor Neanda, che fa da lussureggiante scenario all'avvento dell'uomo.
ed è quando l'uomo s'affaccia, per così dire, alla ribalta della storia che inizia la grande avventura della lotta con la natura, prima nemica e poi man mano assoggettata ai nostri voleri, un plurimillenario processo che il signor Neanda ha evocato così suggestivamente nella drammatica scena della caccia all'orso, quasi un mito della fondazione della nostra storia. Ero io che c'ero, mica te. C'era l'orso. Dove ci vado io ci viene l'orso. L'orso c'è tutto intorno a dove ci sto io, se no no. Ecco, mi pare che l'orizzonte mentale del nostro signor Neander comprenda solo la porzione del mondo che entra nella sua percezione immediata, escludendo la rappresentazione d'avvenimenti lontani nello spazio e nel tempo. L'orso è dove io vedo l'orso, egli dice. Se non lo vedo io, non c'è. Questo è certo un limite di cui vorremmo tener conto nel seguito della nostra intervista, evitando di porgli domande che esorbitino, non è vero, dalle capacità intellettuali di uno stadio evolutivo ancora rudimentale. Sei te. Cosa parli? Cosa sai? Il mangiare, no? No, è lo stesso mangiare che ci vado dietro io e che ci va dietro l'orso. Le bestie svelte, il più bravo a pigliarle sono io. Le bestie grosse, il più bravo a pigliarle è l'orso. No, e dopo, oh, è l'orso a portarle via a me. Oh, sono io a portarle via all'orso. No? È chiarissimo, d'accordo, signor Neander. Non c'è motivo perché lei si innervosisca. È un caso, diciamo, di simbiosi fra due specie. Una specie del genere Homo e una specie del genere Ursus. O meglio, è una situazione di equilibrio biologico, se vogliamo. In mezzo alla ferocia spietata della lotta per la sopravvivenza, ecco, stabilirsi come una tacita intesa. E dopo? O è l'orso che m'ammazza a me? Sì? O sono io che l'ammazza l'orso? Ecco, la lotta per la sopravvivenza torna a scatenarsi. Il più adatto trionfa, cioè non solo il più forte. E il signor Neanda, anche se ha le gambe un po' corte, è molto muscoloso, ma soprattutto il più intelligente. E il signor Neanda, nonostante la fronte dalla curvatura concava, praticamente orizzontale, manifesta facoltà mentali sorprendenti. Questa è la domanda che volevo farle, signor Neanda. C'è stato un momento in cui lei ha temuto che il genere umano soccombesse? Mi capisce, signor Neanda? Scomparisse dalla faccia della terra? Mia nonna per terra. Il signor Neander ritorna su questo episodio che deve essere un'esperienza, diciamo, traumatizzante del suo passato, anzi del nostro passato. L'orso per terra. Io mi sono mangiato l'orso. Io, mica te. Volevo appunto chiederle anche questo. Se c'è stato un momento in cui lei ha avuto la netta sensazione della vittoria del genere umano, la certezza che sarebbero stati gli orsi ad estinguersi, non noi, perché nulla avrebbe potuto fermare il nostro cammino e che lei, signor Neanda, si sarebbe un giorno trovato a meritare la nostra gratitudine. Dico, da parte dell'umanità giunta al più alto grado della sua evoluzione, gratitudine che io le esprimo oggi da questo microfono. Io se c'è da camminare cammino, se c'è da fermarmi mi fermo, se c'è da mangiare l'orso mi fermo e mangio l'orso. Sì. Dopo io cammino e l'orso resta fermo, un osso qui per terra, un osso lì per terra. Sì. Dietro di me ci sono gli altri che vengono, camminano fino dove c'è l'orso fermo. Gli altri si fermano, mangiano l'orso. Mio figlio morsica un osso, un altro mio figlio morsica un altro osso, un altro mio figlio morsica un altro osso. È uno dei momenti culminanti della vita di un clan di cacciatori che il signor Neander ci sta facendo rivivere in questo momento.
il banchetto rituale dopo una fortunata impresa di caccia. Mio cognato morsica un altro osso. Mia moglie morsica un altro osso. Come avete potuto sentire dalla viva voce del signor Neanda, le donne erano le ultime a servirsi nel banchetto rituale, il che costituisce una ammissione dell'inferiorità sociale in cui era tenuta la donna. La tua. Prima io porto l'orso a mia moglie fa il fuoco sotto l'orso. Dopo io vado a raccogliere il basilico, dopo torno col basilico e dico: ma dov'è che è la coscia dell'orso? E mia moglie dice: l'ho mangiata io, no? Per assaggiare se era ancora crudo, no? Già nelle comunità di cacciatori e raccoglitori, questo è quanto risulta dalla testimonianza del signor Neanda, vigeva una netta divisione del lavoro tra uomo e Dopo donna. io vado a raccogliere la maggiorana. Dopo torno con la maggiorana e dico: ma dov'è che è l'altra coscia dell'orso? E mia moglie dice: l'ho mangiata io, no? Per assaggiare se non era già bruciato, no? E io le dico: ma l'origano, adesso sai chi ci va a raccoglierlo? Tu ci vai, le dico. Sei tu che ci vai per l'origano, Da questa gustosa scenetta familiare, molti sono i dati di fatto che possiamo estrarre sulla vita dell'uomo di Neanderthal. Primo, la conoscenza del fuoco e il suo impiego per la cucina. Secondo, la raccolta d'erbe aromatiche e il loro uso gastronomico. Terzo, il consumo della carne a grandi porzioni staccate. Signor Neanda